sono Carlo Alberto Giacomo Solero Sevan, sono un discendente di un'antica famiglia delle Valli di Lanzo, di un paese che si chiama Mondrone. La mia vita, sono nato a Torino, ho studiato agraria e poi appena ho finito gli studi ho lasciato perdere la città, sono scappato. Come deve essere vissuto, perché è anche una filosofia di vita, proprio per la tipologia di difficoltà, con l'approccio con la natura, con il tempo, che è la cosa fondamentale, però soprattutto nella parte estiva dell'alpeggio il tempo è compagno di vita. Il mio soprannome mi chiamano Re della Toma, un po' per il mio nome, Carlo Alberto ovviamente, che è un re piemontese, e poi perché, a parte aver portato egregiamente questo nome per il mio modo di fare sempre un po' altezzoso, anche perché in una fiera della Toma famosa tanti anni fa il presidente della Proloco. Allora, la Toma di Lanzo è un prodotto antichissimo, se ne parla già ai tempi dei Romani e è sempre stato un prodotto per secoli, però negli ultimi, forse nell'ultimo secolo, negli ultimi 50 anni è stato veramente un prodotto. Allora, le fasi di lavorazione della toma. Allora, il latte viene scaldato in una caldaia che dovrebbe essere di rame, come la tradizione porta, a una temperatura sui 34-35 gradi, poi dipende un po' dalle varie ricette familiari. Coagulato il latte, si rompe la cagliata e si aspetta che la parte solida, il coagulo, finisca sul fondo della caldaia e il siero fiori. Passato anche qua un tempo indeterminato che dipende dalle varie situazioni, con una tela di lino di canapa, non nelle fascelle di plastica, con tanti alimenti, in tante ricette si può trovare. Una ricetta tipica qua delle valli è o la polenta cunza o il riso alla balmesa, il riso alla Toma di Lanzo. Allora, il nostro formaggio lo vediamo esclusivamente al dettaglio. La nostra politica, tra virgolette, è proprio valorizzare il prodotto, perché se passassimo tra altre mani, come si dice, di commercianti, negozianti di formaggi,